Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video unboxing di Uramariki Professione Nerd. Quest'oggi analizzeremo una figure a tema Marvel e più precisamente X-Men. Ve ne avevo dato una breve anteprima nel mio haul acquisti dei mesi di gennaio e febbraio, ma se non l'avete ancora visto e volete recuperarlo vi lascio qui sotto nell'info box il link diretto al video. Sto ovviamente parlando della Gallery Diorama Diamond Select di Storm, il mio mutante preferito tra tutti gli X-Men. Diamo subito una breve occhiata alla box che poi analizzeremo più nel dettaglio tra pochissimo. Ed eccola qui, questa è la box, come potete vedere abbastanza voluminosa ed ingombrante, e da questa finestra espositiva in PVC abbiamo già un'anteprima della riproduzione che troveremo al suo interno, che vi anticipo è veramente un capolavoro. Questa volta non vi faccio una panoramica sulla vita del personaggio, in quanto vedremo poi facendo l'unboxing che sul retro della scatola è presente una piccola biografia del personaggio, perciò scopriremo tutte le informazioni che ci interessano direttamente da lì. A questo punto direi di iniziare subito a spacchettare la box e ci troviamo poi al termine del video per i saluti finali. A tra poco! Come da tradizione diamo un'occhiata a tutti i lati che compongono questa meravigliosa box. Questo è il fronte, il lato destro, il lato sinistro, e questo invece è il retro, dove ci viene mostrato, oltre al logo della linea Gallery Diorama, il logo della casa produttrice Diamond Select, il nome del personaggio e il logo Marvel, un riquadro giallo in cui, come vi anticipavo nel segmento precedente, viene ricapitolata brevemente la storia di questo personaggio. Ci viene inoltre riportato il nome del designer, César, e il nome dello scultore, Alejandro Pereira. Da questo box informativo apprendiamo quindi che Ororo Monroe, reale nome di Tempesta, è uno dei membri più forti e famosi del team degli X-Men. È stata anche incoronata regina del Wakanda per aver sposato Black Panther e venerata come una dea. Inoltre è stata anche membro sia degli Avengers che dei Fantastici 4. È uno dei membri anziani degli X-Men. Utilizzando i suoi poteri sul tempo atmosferico è in grado di manipolare i venti intorno a lei per poter volare. Questo è il lato superiore della box e infine questo quello inferiore. Procediamo adesso con l'unboxing. All'interno della box troveremo anche questo foglietto illustrativo che ci mostra altre uscite della stessa linea. La riproduzione consisterà in un unico pezzo che sarà ben protetto da un imballo in PVC trasparente. Andiamo ad aprirlo. Una volta fuori dalla scatola, questo è l'aspetto che avrà la nostra regina, che si mostra in tutta la sua bellezza. Analizziamola anche dagli altri lati. Parlando di dimensioni, possiamo vedere che la figure misura circa 27 cm. Ora allarghiamo un po' l'inquadratura per apprezzare meglio i dettagli di questa bellissima riproduzione. Il viso di Storm è stato scolpito e colorato molto bene, però l'avrei preferita con un'espressione meno pacata e anzi più agguerrita e pronta alla battaglia. Mi è invece piaciuto il modo in cui sono stati riprodotti i capelli, con questo effetto leggermente fluttuante e utilizzando una sfumatura di colore che va dal bianco al grigio chiaro. Riguardo alla colorazione del vestito, mi è piaciuto che siano state utilizzate addirittura due sfumature diverse di vernice dorata, una più chiara sui bracciali e sull'anello del vestito e una un po' più scura sul gioiello e sui bordi del mantello. Questa basetta diorama è secondo me il vero punto di forza dell'action figure. Riproduce l'effetto di un tornado che Storm sta generando con i suoi superpoteri intorno a sé. In ogni caso questa è una delle basette diorama più belle che io abbia mai visto in un action figure. Ed è arrivato il momento di dare le valutazioni. Per l'espressività il mio voto è 7, per la colorazione 8.
8. Alla base di appoggio darò invece un 10. Tutte le gallery diorama, come suggerisce il nome stesso della linea, hanno delle basette che formano dei diorama. Tuttavia, rispetto a quelle di altri personaggi che risultano un po' più semplici e anonime, questa di Tempesta con un ciclone di vento che la avvolge mi è piaciuta moltissimo e trovo sia emblematica di questo personaggio. Per la posa il mio voto è 8. Al rapporto qualità-prezzo darò 9. La somma farebbe 8,4 che, arrotondato per eccesso, farebbe 8,5, ma aggiungo mezzo punto per la realizzazione della scatola. Per questo motivo il voto finale di questa gallery diorama Diamond Select di Storm è 9. E bentornati! Vi chiedo, se vi è piaciuto anche questo nuovo unboxing, di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò, di condividere il video sulle vostre piattaforme social. Se ancora non mi seguite sulle mie pagine di Instagram e Facebook, vi chiedo di iniziare a farlo. Mi potete trovare con lo stesso nome con cui mi trovate qui su YouTube, ovviamente Uramariki Professione Nerd. Vi chiedo infine di lasciare, se vi va, un commento sotto il video. Per dubbi, consigli, richieste o perplessità io li leggo e rispondo sempre a tutti, e mi fa piacere potermi confrontare con voi sui miei contenuti. Ho concluso, perciò vi do appuntamento, se vi va, al prossimo video. Ciao ragazzi!